Bene, come si è visto dal video precedente, questa smerigliatrice ha un problema al pulsante d'accensione, ma con l'occasione cambierò anche i carboncini, gli darò una bella pulita e anche una bella ingrassata. Tolto il coperchio posteriore, ci dà l'accesso alla leva dell'interruttore. Quindi bisogna espellere il pulsante. Si fa in questo modo: si preme con un dito la leva dell'interruttore in avanti, con un cacciavite si fa leva. Molto semplice. Come si può vedere, manca un pezzo di plastica proprio sulla parte anteriore del pulsante ed è quello che fa bloccare il pulsante sulla carcassa. Ecco, qui adesso bisogna mettere il pulsante nuovo, quindi spingere di nuovo la leva interruttore in avanti. Ecco, qui ho fatto uno zoom per far vedere più da vicino. In pratica bisogna inserire quella parte ad uncino del pulsante all'interno di un quadratino della leva interruttore. Bene, non ci resta che provare. Perfetto, questo è fatto. Bene, una volta smontato è sempre meglio dargli una bella pulita e come si può vedere è davvero impressionante la quantità di polvere, di depositi di ogni materiale che si accumula all'interno, che tra l'altro è dannoso. Questa parte della smerigliatrice si chiama scatola ingranaggi. Si toglie svitando queste 4 viti autofilettanti. Ecco, guardate come è evidente la mancanza di grasso negli ingranaggi. Ora, prima di togliere il coperchio scatola ingranaggi, conviene sempre fare dei segni in tutti e due i punti. Poi, delicatamente, si estrae l'indotto dalla sua sede. Anche qui si intravede parecchio sporco dentro. Quindi si procede con una pulizia interna. Questa parte della smerigliatrice si chiama scatola cuscinetto. Si tolgono le 4 viti e si ha accesso direttamente all'ingranaggio principale e all'alberino. Come si può notare c'è il pochissimo grasso ed è tutto in fondo, quindi l'ingranaggio è completamente a secco. Utilizzo del grasso, 1000 usi da lubrificarlo, quindi niente, non faccio altro che mettere del grasso quello che serve, cospargo anche del grasso sul ingranaggio principale. Dopodiché accoppio i due pezzi, stando sempre attento a
far combaciare i due punti di riferimento. In caso contrario non succede nulla, però potrebbero non combaciare i buchi e quindi magari perdere tempo. Si rimonta la scatola a cuscinetto. Introduciamo di nuovo l'indotto nella sua sede. Tenendo sempre conto dei due punti di riferimento. Montiamo la scatola a ingranaggi sulla carcassa, anche qui con i punti di riferimento. Perfetto, mettiamo le 4 viti autofilettanti. Bene, già che ci siamo, sostituiamo le spazzole o carboncini, che sono quelli che trasmettono il moto al collettore mediante il flusso di corrente. Dunque, i carboncini entrano all'interno di una sede. Come si bloccano i carboncini? Mediante una molletta, è quella che sto tirando su in questo momento con un cacciavitino. Quindi è una molletta che va tirata su e spostata. Ecco, questa è la prima spazzola, vedete quanto è consumata. Poi faremo il confronto dopo con quelle nuove. Perfetto, la spazzola è agganciata con un faston sul motore, quindi con una pinza a becco lungo si estrae la spazzola. Arrivate le spazzole nuove o carboncini, ecco qui si vede la differenza tra quelle nuove e quelle vecchie. Insomma, c'è un bel consumo. Qui siamo a montare le spazzole nuove. Ovviamente hanno un senso perché il cavo di rame deve stare a sinistra della carcassa, quindi abbasso la molletta sul carboncino, prendo il faston con la pinza a becco e vado ad inserirlo. Ovviamente stessa operazione per la seconda spazzola.